Bene amici, oggi scopriamo insieme la Protogon 20, una barca con una lunghezza fuori tutto di 5,95 m e una larghezza di 2,25 m, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette strutturali separate dal motore che in questo caso vede uno Yamaha da 150 cavalli, ma la motorizzazione minima parte da 100 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 200. All'interno della plancetta di sinistra è presente la scaletta risalita vedete incassata all'interno per evitare di creare ostacoli sul piano di calpestio, e su richiesta è possibile installarne un'altra anche sulla plancetta di dritta. In mezzo vediamo che c'è questa striscia rivestita in tech sintetico EVA che permette un ottimo grip e di passeggiare da un lato all'altro delle plancette, ma su richiesta è possibile anche installare un'ulteriore pedana per coprire il pozzetto motore e quindi poter sfruttare l'intera zona per muoversi senza difficoltà, ovviamente quando il motore è totalmente abbassato. L'accesso a bordo avviene su entrambi i lati. In questo allestimento vediamo una configurazione con triplo divanetto a forma di C. Vi parlo di triplo divanetto perché le due sedute laterali sono opzionali, quindi possiamo scegliere anche di montare soltanto una seduta con divano L e avere un corridoio preferenziale su un lato, oppure rimuoverle da entrambi i lati, così come da configurazione base, per avere un doppio corridoio di accesso, ed è molto pratico soprattutto in ottica fishing. Inoltre ogni seduta è gavonata al suo interno, c'è tanto spazio per lo stivaggio dei materiali. Al di sotto della seduta centrale c'è il vano tecnico con batterie, impianti, pompa di sentina e serbatoio dell'acqua, mentre ai lati i gavoni sono vuoti per dare maggior spazio per lo storage. Spazio per lo storage che si trova anche al di sotto del piano di calpestio, c'è un ulteriore gavone dove lasciare all'asciutto gli oggetti. In più, come vedete, c'è la predisposizione per installare una base fissa con tavolo e creare una grande dinette di poppa, e all'occorrenza si può anche sostituire la tavola e poggiarla all'altezza della tappezzeria con l'aggiunta di un cuscino e avere un unico grande prendisole di poppa. E a proposito dell'area living, possiamo aumentare il comfort a bordo perché le sedute di comando possono ruotare di 180 gradi e quindi si può creare un'unica zona conviviale di poppa, ed è davvero incredibile per una barca di questa grandezza. Al di sotto del blocco seduta c'è anche un portello stagno per lasciare all'asciutto gli oggetti, ed è possibile anche sostituire la seduta con all'interno uno spazio dedicato al lavello e a un piano d'appoggio. Vi faccio notare anche l'altezza delle murate, vedete arriva fino alla base della mia gamba, quindi siamo sempre ben protetti perché resta costante sull'intera lunghezza dello scafo, e abbiamo anche una battagliola che funge da TNT bene per darci una salda presa in qualsiasi punto della barca. Oltretutto in questo allestimento abbiamo anche il Monster Tower che permette di navigare con tendalino aperto anche ad alte velocità, ma è possibile anche sostituirlo e avere un tendalino con bimini tradizionale. La postazione vede due sedute indipendenti con schienale fisso e bolster regolabile che possono anche scorrere in avanti. Come vedete basta abbassare questa maniglia e far scorrere il sedile. In questo modo ognuno può scegliere la posizione che più preferisce e governare in modalità poggiarini oppure con seduta tradizionale. Quindi mi pongo al comando, vedo che ho il timone ben raggiungibile davanti a me, c'è il gradino in basso che offre pieno supporto, manetta ben raggiungibile qui centrale, triplo portabicchieri e configurazione della plancia totalmente customizzabile su richiesta dell'utente. In questo caso vediamo doppio display Remarin stereo in basso, indicatore del carburante, e qui abbiamo gli interruttori on-off disposti su un'unica fila oltre a un piano d'appoggio, mentre in basso c'è una porta USB e il controller dedicato al salpaancora che è separato dal resto degli interruttori per evitare accensioni accidentali. Vi mostro anche questa maniglia TNT bene ricavata dal profilo del parabrezza inclinato per dare maggior comfort perché riesce a proteggere fino all'altezza delle spalle, ma al tempo stesso non sacrifica il profilo aerodinamico. Anche per il copilota c'è un'ulteriore maniglia TNT bene, quindi come vi dicevo possiamo tranquillamente stare seduti qui accanto al comandante, puntare i piedi sul gradino, reggerci su una maniglia o poter sfruttare il supporto, o in questo caso avere anche i montanti del Monster Tower. Ci spostiamo verso prua, vedete larghezza costante del piano di calpestio che permette quindi un movimento agevole a bordo per un'imbarcazione di questa categoria, e vediamo che nella porzione anteriore della plancia c'è una seduta monoposto con schienale fisso, ma soprattutto si può sollevare per accedere al vano interno della console e avere sotto controllo l'ispezione dei contatti, e c'è anche una botola di ispezione per poter accedere al serbatoio del carburante, oltre ovviamente allo spazio per lo stivaggio degli oggetti. Spazio di stivaggio che è ulteriormente amplificato perché in basso c'è un ulteriore gavone, ve lo mostro, vedete in questo caso si trovano
tutti i tendalini della barca, quindi riusciamo a riporre tutti gli oggetti e lasciare il piano di calpestio libero da ingombri. E ne abbiamo anche un ulteriore portello qui in basso che, sollevandolo, vedete, permette di arrivare all'interno della carena e quindi avere uno spazio piuttosto profondo, molto utile ad esempio anche per riporre tutti i parabordi. Qui nell'area di prua c'è un ulteriore divanetto con cuscino, ma è possibile estendere ulteriormente l'area perché possiamo montare una tavola con cuscino e quindi avere un ulteriore prendisole di prua, e quindi per una barca di 6 metri avere due generosi prendisole che occupano l'intera larghezza interna dello scafo. Il musone è fornito di serie con portello rivestito in eva, ma sollevandolo è possibile accedere al vano dedicato al verricello. In questo modo il verricello è ben visibile dalla plancia, quindi una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra ed è comodissimo non solo in ottica uscite quotidiane ma anche per il noleggio. Completa l'allestimento la doppia galloccia da un lato e dall'altro, oltre alle luci di via, e come vi dicevo il musone ha una conformazione tale da poter agevolare la salita e la discesa quando si ormeggia di prua, perché vedete è piuttosto ampio e c'è anche il rivestimento in eva per evitare di scivolare. E quindi, cari amici, questa è la Protagon 20, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.